Hanno annunciato l'arrivo di tantissimi cambiamenti per Civilization 7, dandoci subito una patch per l'anniversario, con il grande ritorno gratuito di un personaggio molto celebre nella saga, Gilgamesh. Ben ritrovati, sono Tiranno Matto e vi do il benvenuto in un nuovo episodio della mia rubrica Aggiornamento. Oggi parliamo del grande disastro che è stato Sid Meier Civilization 7. Ne ho già parlato in questo video, però alla luce delle novità mi sto chiedendo se questo disastro può essere riparato, anche se servirà molto di più di banale nastro adesivo per sistemare le cose e vincere di nuovo la fiducia e l'amore della community. La speranza è che questi cambiamenti radicali annunciati per la primavera 2026 possano riportare Civilization ai fasti del passato, imparando dai competitor come Humankind e separandosi dalla visione più mobile, tornando ad essere uno strategico 4X per gli amanti al computer. Ma bando alle ciance e andiamo a vedere nel rispetto del vostro tempo la patch 1.3.2 e le novità per il futuro. Dritto al sodo! Nessuno ama la vita più di te, Gilgamesh, primo degli eroi e migliore degli amici. I boschi di cedri tremano alle tue risate, il Tigri si inonda delle tue lacrime e i nemici tremano al tuo avvicinarsi. Ti aspetta una nuova sfida. Vieni, scrivi un nuovo verso del tuo poema epico. Gilgamesh, come vedete, è tornato ed è gratis. Firaxis sa benissimo che è il leader più amato e più memato di tutta la storia di Civilization, è il famoso Gilgabro. È chiaramente questa una mossa di simpatia per l'anniversario, è lo zucchero per mandare giù il boccone amaro ed è un'anticamera di una patch che è un po' palliativa per l'anniversario, non è rivoluzionaria, è in preparazione del grande cambiamento che arriverà questa primavera. Ma prima di parlarne guardiamo questa patch 1.3.2, perché sì, lasciamo stare i muscoli di Gilgabro e i suoi potenti tratti che ci vanno come al solito a potenziare sul lato militare e diplomatico. Una notizia importante è che stanno cercando di cambiare e ampliare l'approccio a lui, all'interfaccia. Finalmente abbiamo i tooltip nidificati. Non è quello che ci serve, però è un passettino timido verso l'innovazione per allontanarci da quell'impostazione più mobile di Civ 7. Lo spiego semplice. Prima, se bisognava andare a cercare qualcosa, bisognava un po' scervellarsi con l'enciclopedia in gioco, la Civilopedia. Ora invece basta passare il mouse e così arrivano i tooltip, come su qualsiasi videogioco strategico moderno. Incredibile! Che tecnologia innovativa! Si risparmia molto tempo durante una partita, questo è vero, ed è applicabile in tutte le parti dell'interfaccia, compreso anche l'albero delle tech. Hanno aggiunto anche la lente per la felicità dell'abitabilità, la PIAL, sulle caselle in mappa, così che non si debba più controllare con un colono, ma si possa un pochino programmare in anticipo un'espansione. E per concludere hanno fatto una serie di piccoli bilanciamenti a civiltà e leader vari, ma niente di serio. Potete trovare comunque le patch notes su Steam o linkate qui sotto in descrizione. Quindi tutto ciò basta per redimersi e riparare il disastro? Ovviamente no. Come ho già detto, è solo una timida mossa da parte di Firaxis, che un po' ci vuole comprare e convincere con questi leader gratuiti. Ritengo che non sia abbastanza per l'anniversario, ma le loro tempistiche sono dettate anche dal playtest sotto NDA, un contratto di non divulgazione, al quale partecipano molti membri della community e diversi creators. La speranza è che ascoltino molto il loro feedback prima di arrivare all'enorme e rivoluzionaria patch per cui suppongo abbiate cliccato su questo video. La patch che può riparare al disastro sarà quella di Test of Time, in arrivo questa primavera. Il vero problema di Civilization 7 è in realtà l'approccio al game design, il voler rivoluzionare troppo nelle direzioni sbagliate il come noi giochiamo le nostre civiltà. È interessante l'approccio differente da Humankind per la personalizzazione dei leader e delle civiltà,
ma era diventato molto noioso e ripetitivo e limitante dover giocare in 3 fasi quasi completamente sconnesse l'una dall'altra, una civiltà che poi mutava in qualcos'altro mantenendo pochi elementi di giunzione. Quello che ci fa pensare e attuare il dai, ancora un altro turno, è sempre stato il voler portare una civiltà dall'età della preistoria fino all'età futuristica, pagando anche tutte le difficoltà dovute dalla natura stessa dei bonus della civiltà. Firaxis vuole permetterci di usufruire di un nuovo modello di gioco basato sul mantenimento della civiltà attraverso le ere, riducendo al contempo anche tutta quella checklist, quella lista della spesa di obiettivi durante le fasi della partita, ritornando in carreggiata, portandoci finalmente il vecchio e solido gameplay alla Sid Meier Civilization. Il gioco però, attenzione, non sarà completamente riscritto, verrà ampliato con 2 modalità importanti per la preservazione e l'autenticità di ogni civiltà. Prima di tutto, ogni civiltà avrà delle ere apice, in cui avrà una performance specificatamente più forte. E poi, attenzione, avrà accesso al sincretismo, cioè passando di era potrà mantenersi ma assimilare tratti e benefici di altre civiltà. Questo sistema va a eliminare completamente ciò che non ci piace ora, il sistema dei tratti legacy, l'eredità delle civiltà precedenti nelle epoche passate. Avremo a disposizione un nuovo ampliato sistema di trionfi che va proprio ad integrarsi anche nel nuovo sistema di vittoria più classico, che non è suddiviso era per era con una serie di piccoli obiettivi da raggiungere tutte le volte. Avremo un sistema di progressione completamente ristrutturato che seguirà i progressi delle nostre civiltà, ma attenzione, rimanendo comunque nel paradigma degli attributi che sono presenti e non se ne andranno. Quindi avremo sempre i vari sistemi e i vari tipi di vittoria. Potremmo finalmente forgiare una civiltà nostra e credibile, come gli sviluppatori al lancio pensavano di poterci offrire. Possiamo considerarla una vittoria? È presto per dirlo. Io preferisco evitare di fare prognostici, video di supposizioni, per elaborare in anticipo cose di cui sappiamo poco. Ciò che ci è stato mostrato mi fa sperare in meglio, ma sono comunque dubbioso sul modello di business che Firaxis vuole mantenere con la saga Civilization. Sicuramente è una pezza, è un nastro adesivo appiccicato su tutte le crepe di Civ 7. Hanno capito che il sistema che avevano ideato non piaceva a nessuno e vogliono puntare di più verso un'ibridazione del loro sistema con ciò che più la community ha sempre amato nella saga. Se funzionerà lo scopriremo in primavera. Se ne varrà la pena lo coprirò qui sul canale e magari ci giocheremo anche insieme. Ma ora è il vostro momento. Cosa ne pensate di queste novità? Cosa ne pensate anche della mia rubrica aggiornamento, che non si limita solo ai giochi di strategia o ai giochi più in tendenza, ma va a ripescare anche vecchi titoli che vedono grandi o piccoli cambiamenti nel tempo. Non posso che dirvi grazie per aver cliccato anche oggi sul teschio del tiranno ed essere arrivati fino a qui. Per ora questo è quanto. Tirannomatto out e alla prossima.